Ciao a tutti, benvenuti o bentornati. Mi trovo questa volta a Castelmola, sempre in Sicilia. Castelmola è molto famosa in Italia e nel mondo per alcune cose molto particolari, uniche nel loro genere, che vi farò vedere piano piano più in là nel video. Vi ringrazio per aver cliccato questo video e vi consiglio di iscrivervi per non perdervi i prossimi e vi lascio con il vlog a Castelmola. Castelmola è uno dei borghi più affascinanti della Sicilia. Siamo sopra Taormina, a circa 500 metri sul livello del mare, ma qui l'atmosfera cambia completamente. Meno caos, più autenticità e una vista che lascia senza parole. Ogni volta che vengo a Castelmola è come se il tempo si fermasse. Il borgo mi sembra sempre lo stesso. Io invecchio e lui invece è sempre uguale. Camminare per Castelmola è un'esperienza. Stradine strette in pietra, scalinate, balconi pieni di fiori e soprattutto silenzio. Appena si arriva a Castelmola, la prima cosa che ti colpisce è il panorama. Da Castelmola puoi vedere tutta la costa ionica, l'Etna, se il cielo è limpido, e la baia di Taormina dall'alto. Ed è proprio per questa posizione strategica che ha reso il paese importante per secoli. Il borgo ha una storia lunghissima. Qui vivevano già i Siculi, uno dei popoli più antichi della Sicilia. Poi, successivamente, arrivarono i Greci, i Romani e soprattutto i Normanni. Il borgo è entrato tra i borghi più belli d'Italia proprio per la sua autenticità e conservazione. Sopra il paese si trovano i resti del castello di Mola, una fortezza importantissima. Possiamo dire che Castelmola era una sorta di seconda linea di difesa di Taormina, città famosissima in tutta la Sicilia e nel mondo. Quando Taormina veniva attaccata, questo punto alto serviva come rifugio e controllo del territorio. E se ci sali oggi capisci subito perché. La vista è totale, puoi controllare tutto intorno. Il nome Castelmola deriva dalla forma della roccia su cui sorge il paese, che ricorda una mola, cioè una pietra usata per macinare. Qui il tempo, come dicevo prima, sembra rallentare davvero. Non posso non parlare di Sicilia
se non parlo anche di cibo. Quindi a un certo punto abbiamo deciso di prenotare un tavolo in un ristorante di Castelmola che si chiama Aficareggia. Il personale è molto accogliente, il luogo piccolo ma carino. Abbiamo deciso di prendere un tavolo fuori, all'aperto. Il menù devo dire che ci ha stupiti molto perché i prezzi non erano così esagerati, ma anzi erano molto onesti. Ci hanno portato come antipasto del formaggio, credo del pepato fresco, con una marmellata agli agrumi spettacolare. Che spettacolo! E abbiamo ordinato 2 piatti di pasta. Buono, me l'aspettavo più cremoso. Un po' troppo salato. Tu che vuoi dai? 7 per i macaroni. La lasagna 7,5. E per secondo delle braciole alla messinese, che sono degli spiedini di carne con dentro ingredienti diversi, ci sono diversi gusti. Camminando per le strade del borgo, vi capiterà spesso di vedere lo stesso cognome, Turrisi. E non è un caso, Turrisi è un cognome siciliano molto diffuso, soprattutto in questa zona. Deriva dal latino turris, che significa torre, quindi in origine indicava una persona che viveva vicino a una torre oppure in una zona fortificata. Ma perché lo troviamo su così tanti negozi? In Sicilia è molto comune che le attività prendano il nome della famiglia. Bar, ristoranti, botteghe, spesso sono tramandati di generazione in generazione e il nome resta sempre lo stesso. Quindi se una famiglia Torrisi ha aperto un'attività, è normale che nel tempo ne nascano altre con lo stesso nome. Un esempio famoso qui a Castelmola è il Bar Turrisi, uno dei locali più conosciuti del paese. Insomma, non è una catena, sono semplicemente famiglie con lo stesso cognome, legate al territorio e alla tradizione. E questa è una cosa molto tipica della Sicilia. E adesso entriamo nel posto clou di Castelmola, ovvero il Bar Turrisi, chiamato in gergo il Bar dei... Lo capirete, lo capirete, lo capirete. Se siete stati abbastanza attenti, avrete già capito perché questo bar Turrisi è così famoso e unico nel suo genere. È un bar molto famoso e particolare per il suo arredamento, legato a simboli antichi di fertilità che fanno parte della tradizione popolare siciliana. Ogni dettaglio, ogni parte dell'arredamento di questo bar ha delle forme falliche. Vi sfido a trovarle tutte.
Mi piacerebbe tanto elencarvi ad una tutte le opzioni che offre il menu del Bar Turrisi, ma per non avere problemi con YouTube vi invito a leggere voi stessi. Buon divertimento! Dato che ci troviamo al Bar Turrisi, non potevo non comprare dolce tipico siciliano, ovvero la pasta di mandorla, ma di forma fallica. Buona. Inoltre, il simbolo di questo paese è uno shot di vino alle mandorle. Il bicchierino a tema. भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम। Durante l'anno ci sono diverse feste, eventi estivi con musica e spettacoli, sagre locali, celebrazioni religiose e tradizionali. Qui non vieni solo per vedere qualcosa, ma per rallentare, è più autentico rispetto a Taormina. Se siete a Taormina vi consiglio davvero di salire fin qui. Vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale per non perdervi nessun contenuto. Cerco di fare almeno un video alla settimana, che sia short, un video breve o un video lungo. Ci vediamo al prossimo video, grazie mille.